Ciao ragazzi e benvenuti! Lo sapevi qual è l'errore più grande che fa un uomo con una donna? Non capire le sue emozioni. Ed oggi ti svelo perché. Prima di guardare il video, iscriviti al canale e attiva la campanella su tutte le notifiche. Segui le mie stories e dirette su Instagram e TikTok, trovi il link in descrizione. Molto spesso, specialmente negli ultimi tempi, gli uomini si lamentano che le donne rispondono in un certo modo. Dice che nell'ultimo tempo le donne sono un pochino più, come si può dire, restie a parlare dei propri sentimenti, si fidano di meno e questa è una cosa che mi scrivete in parecchi in privato, sia per email che in direct di Instagram o qui sotto nei commenti. Non sapete perché questo accade? Perché siete egoisti. Lo so che quello che vi sto dicendo non è che proprio vi fa piacere, però è così ragazzi. Allora, l'uomo ha difficoltà ad approcciare una donna e la donna ha difficoltà a portare avanti una relazione. Perché l'uomo vuole assolutamente poter approcciare una o più donne perché la sua virilità è appagata così, quindi lui si sente più figo, più seduttore, il Casanova della situazione. E la donna invece lì per lì è un pochino più restia, poi comunque quando ha capito che la sua preda è conquistata già pensa ad avere figli e a fare una famiglia e quello che accadrà. Però ragazzi, non succede propriamente così, perché gli uomini dovrebbero distaccarsi dalle proprie emozioni e capire più le emozioni di una donna e le donne dovrebbero poi in fase di relazione non fasciarsi subito la testa e capire se effettivamente quella persona va bene per lei e poi dopo eventualmente costruirci una famiglia o quello che è. Infatti la problematica principale è proprio perché, cari ragazzi, non vi staccate dalle vostre emozioni e quindi anche dalle vostre paure. Paura di non essere adatto a quella persona, paura di non potercela fare a conoscere più donne o una donna in particolare, eccetera. Le donne ormai hanno capito qual è il meccanismo e di conseguenza non si fidano perché soprattutto dopo i 30 anni, dopo che hai preso una serie di porte in faccia, dici oh aspetta un attimo, cioè io comunque sono una donna che ha un tipo di valore e non è che mi faccio prendere in giro da tutti. E questa è la convinzione che noi abbiamo rispetto al mondo maschile. E ve lo dico un po' perché mi ci sento in prima persona e un po' perché proprio parlando anche con le mie clienti esce fuori questo discorso. È proprio questo l'errore principale che si fa, non capire le emozioni di una donna, ma anche delle persone in generale, direi. In effetti in questo periodo storico c'è una skill, o detto in italiano competenza, che sta uscendo fuori, che sarà quella più ricercata nei prossimi anni con l'avvento appunto dei robot. Anche perché ragazzi i robot non è che stiamo parlando tra 100 anni, a breve arriveranno, quindi tenete le orecchie aperte in questo momento perché vi sto per dire una cosa molto importante. La competenza più richiesta e quella che sarà più richiesta nei prossimi 10 anni è l'intelligenza emotiva. Goleman dal 1995 ha portato in auge degli studi che ha fatto dell'intelligenza emotiva, poi pubblicando anche diversi libri e testi dove ne parla. Ma che cos'è l'intelligenza emotiva? Molti pensano che l'intelligenza emotiva sia quello, oddio, io vedo una persona che sta male, vado da questa persona e mi prendo tutte le cose negative. No. Questo è l'errore che si fa anche quando si parla di empatia. Non vuol dire che dobbiamo essere infermieri e prenderci tutti i problemi delle altre persone, non funziona così, tantomeno l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva si può proprio descrivere come la capacità di individuare, etichettare le emozioni nostre e altrui, ma anche la capacità di gestire queste emozioni e di gestire anche le emozioni delle altre persone. Si può tradurre anche nella gestione delle emozioni all'interno del lavoro per portare avanti degli obiettivi. Sostanzialmente, per mettervela terra a terra, è quella cosa che molte persone hanno a livello inconscio e sanno capire le persone a primo impatto, che è molto diverso da prendersi i problemi delle persone, è chiaro questo discorso, perché poi ci sono alcuni uomini che mi dicono ah però quella donna sta male, c'ha un sacco di problemi, la sto aiutando a risolvere i suoi problemi, ma comunque non viene a letto con me, non si fidanza con me. Ragazzi, quelli sono vampiri energetici, cioè sono donne che vi stanno sfruttando.
Diciamo le cose come stanno, ok? Non vuol dire avere intelligenza emotiva, vuol dire essere sfruttati. Oh, ragazzi, è la verità, cioè quello che vi sto dicendo. Quindi attenzione, dovete imparare invece a utilizzare l'intelligenza emotiva, anche perché è proprio una parte dell'intelligenza umana, e a migliorarla, a saperla riconoscere e a migliorarla. Per questo vi invito a contattarmi in privato, tanto trovate come al solito tutti i link in descrizione, perché io faccio dei corsi di intelligenza emotiva, ma anche tramite le sessioni di coaching vi posso veramente aiutare. Poi che accade? Che una volta che tu sai comprendere le emozioni di una persona, e in questo caso particolare di una donna, tu sai anche che cosa prova quella persona e di conseguenza entri in empatia con quella persona e la puoi guidare verso di te, la puoi sedurre. Quindi io definirei l'intelligenza emotiva una parte essenziale per sedurre una donna, ma magari ne parlerò meglio nel prossimo video. Se ti è piaciuto il video metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella su tutte le notifiche e lasciami un commento se ti è piaciuto e se sapevi che cos'è l'intelligenza emotiva. Ciao!